Eccoci qua, ciao ciao. Oggi non sono in auto, non vi parlo dell'auto, ma vi parlo di un prodotto nuovo che io utilizzo e utilizzerò anzi con l'auto, per voi, e cioè per realizzare i miei video. Sto parlando della nuovissima videocamera di Insta360, la Go 2. Faremo in questo video un unboxing molto rapido e poi magari in un prossimo video un vero e proprio backstage in cui mostrerò come io utilizzo effettivamente tutti questi dispositivi per realizzare i miei video. L'ho sempre fatto con la moto, con altre automobili e proverò a farvi vedere proprio sul campo, che significa poi in auto, e come monto i miei dispositivi, le mie videocamere per realizzare magari delle inquadrature un po' particolari, l'utilizzo di ventose, bastoni, stick, eccetera, quali dispositivi utilizzo, come li utilizzo. Uno dei più interessanti che ho utilizzato finora è la Insta360 One X2, che è quella che mi permette di realizzare anche video divertenti, inquadrature un po' sorprendenti, soprattutto poi per i miei shorts qui su YouTube, ma anche per le storie su Instagram, i Reels su Instagram e da poco anche qualche video su TikTok. Quindi diciamo che è un utilizzo un po' più dinamico, un po' più sportivo e divertente. E proverò a mostrare come fare queste cose qua in semplicità, in modo che chiunque possa divertirsi. Ma intanto andiamo all'unboxing di questa nuova Go 2 che è diversa dalla 360 che ho qui e vi faccio vedere. Questa è la Insta360 One X2 con tanto di cap di protezione per le lenti che tolgo subito. Vedete, è una 360, quindi inquadra praticamente tutto e io non devo mai badare alla ripresa in fase di registrazione, perché tanto poi in post produzione seleziono cosa fare. Quando registro a 360 gradi, naturalmente posso anche registrare con inquadratura fissa grandangolare a 150 gradi per avere per esempio un POV drive di quelli tradizionali che realizzo sempre con questa. Ma mi mancava una videocamera che mi permettesse di registrare in frontale, cioè facendovi vedere quello che faccio io senza impegnare le mani, appunto, tenendo un bastone, una ventosa o qualcos'altro, cioè indossandola praticamente e mostrandovi quello che faccio, quindi in prima persona. Questo mi mancava e vi farò vedere poi quanto prima qualche risultato sul campo con dei video realizzati proprio con la nuova Go 2. Ma intanto andiamo all'unboxing e vediamo cosa c'è dentro. Dunque ragazzi, andiamo a fare l'unboxing vero e proprio. Abbiamo qui il nostro box, ho tolto il cellophane giusto per portarci avanti. E dunque, ecco qua subito la magia, è veramente tremendissima, piccolissima, e, e niente, praticamente la mostro anche con l'altra inquadratura, giusto per renderci un po' conto di quanto sia. Questo è il mio dito, va bene? E la magia è che subito, praticamente, tac, è magnetica. E apriamo, infatti, vedete, è assolutamente magnetica, quindi niente da fare, non cade, e vi spiego ora perché, ve lo faccio proprio vedere. Allora andiamo, quindi la telecamerina mitica, andiamo anche all'altra inquadratura, vedete è magnetica proprio sul retro, la appoggiamo, la mettiamo qua, così in evidenza, e think big, quindi pensa in grande, subito il libricino con la grande novità di questa telecamerina, il motivo per cui la- l'ho comprata, la si compra, e cioè il pendente magnetico. Vi faccio vedere tra un attimo di cosa si tratta. Lo mettiamo qui. Poi, vabbè, Quick Start Guide con tutti, insomma, i libricini, i manualetti. E mi raccomando, continuate a non leggere i manuali, perché ci sono io che vi faccio i video, quindi va bene così. Dentro abbiamo il charging cable per la ricarica, lo mettiamo qua. Poi, primo accessorio è questa bellissima clip che praticamente ha uno spazio, una fessurina, proprio una clip, vediamo anche nell'altra inquadratura, andiamo così, la vediamo, la vedete meglio, ecco proprio ha uno spazio, è proprio una clip. Questa va praticamente nella visiera del cappellino e poi si
si regola e quindi praticamente la mettiamo qua, frontale, la faccio vedere da questa camera, anzi la giriamo poi al contrario e abbiamo il POV praticamente perfetto. Questa è simpatica e ricordo che per avere una cosa simile con la GoPro bisogna prendere gli accessori a parte, poi la GoPro non è così piccola. Poi altra cosa interessante è questo stand classico, l'equivalente di un treppiedi, lo faccio vedere intanto qui, si regola a 360 gradi, e con l'accetto non si sa mai, facciamo qualche acrobazia di troppo, andiamo nell'altra cam, e quindi si regola a 360 gradi con questo snodo classico, e niente, praticamente questo si sfila così, e si mette ovunque, vetro, superficie morbida, si attacca ovunque, e poi lo si rimette qua e siamo a posto. Ovviamente tutto magnetico, la cam non cade mai, faccio vedere lo faccio vedere intanto qua, e poi anche qua, così lo vediamo con le due inquadrature, vedete proprio, tac, assolutamente stabile, bella forte. Il segreto dell'essere magnetico tra un attimo arriva, ma intanto andiamo a vedere l'ultima cosa, cioè il case, che sarebbe il case sia per la ricarica, un po' come la custodia degli Apple AirPods, insomma degli auricolari, no? Che si mettono nella custodia e si ricaricano, a patto che la custodia sia sempre carica. Questa si apre ed ecco qui i contattini, perché la cam messa qui dentro si ricarica. Lo facciamo vedere anche qui, perfetto. Quindi si ricarica qui nei contattini, qui abbiamo un mini display con informazioni di base, tasto per partire la registrazione, perché naturalmente il case si trasforma, miracolo della miniaturizzazione, andiamo nell'altra cam, miniaturizzazione, si aprono le gambettine sul retro, ne spuntano due ed ecco che abbiamo un magico treppiedi per fare la nostra inquadratura. Praticamente lo mettiamo qui, andiamo nell'altra cam ed ecco che abbiamo un piccolo studio di registrazione per noi. La cam va sempre qui dentro, bella, tac, e chiudiamo tutto e siamo a posto, cioè, incredibile. Qui abbiamo tutto quello che ci serve per fare delle riprese spettacolari. Ma grande, grande motivo per cui chiudiamo di nuovo il case, per cui ho preso questa cam è la possibilità di utilizzarla senza tenerla in mano, cioè nel frattempo io guido, nel frattempo faccio vedere come si ricarica l'auto alla colonnina, insomma tante anche altre cose mie private, personali, che magari non riguardano la macchina, un viaggetto, insomma cose di questo tipo, ed è esattamente qui. Lo apriamo e lo verifichiamo subito. Eccolo, bella collana è un medaglione, intanto lo mostriamo qui, con il lato su cui va la cam e invece l'altro lato su cui non va. Il laccio è regolabile in termini di lunghezza, credo. Beh, intanto lo proviamo, andiamo quindi nell'altra cam, quella frontale, ecco, si indossa così. Apriamo un attimo, lo mettiamo bello nascosto, non va messo sopra i vestiti, è proprio sconsigliato perché è un uso improprio, nel senso che sopra i vestiti questo ciondola e ciondolando la cam può cadere. Invece va messo bello sotto, anche sotto la t-shirt in estate, insomma, sulla pelle. L'importante è che ci sia il lato frontale con la sagoma della camerina, eccolo qua che si vede, perfetto, ed è qui che avviene la magia, per cui io chiudo e poi faccio anche un po' un colpo di scena. Ecco, dov'è? Intanto devo capire dove è finito. Non lo trovo, eccolo qua, non lo trovo più. Altezza bottone, no, magari lo sposto, ecco, con la camicia magari forse non è proprio l'ideale, va bene così, e tac, andato. Vedete proprio, avete sentito? Tac, proprio tira la camicia. È veramente, veramente incredibile. E qui vai in giro e riprendi tutto quello che devi riprendere. Eh, non tanto, non solo la macchina, ma insomma, quello che fate, un viaggio, una passeggiata, quello che volete, insomma, anche un momento più di azione. E tac, si stacca, bella solida, e questa è veramente una grande, perdonatemi, no, passate il termine, una grande figata. Questa è una bella novità, è uno dei motivi insieme a tutti gli altri accessorietti che riepiloghiamo qui, la clip per
il cappellino, lo stand che va veramente ovunque, il case di per sé che si trasforma in un treppiedi, il bel medaglione magnetico, tac, oddio com'è potente, fantastica, direi assolutamente fantastica. Bene, l'unboxing naturalmente finisce qui perché abbiamo sconfezionato, aperto tutto e naturalmente sarò il primo a dirvi nel primo video in cui la utilizzerò, guardate, questa l'ho utilizzata, questa scena l'ho fatta con la nuova Go 2 e vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Va bene, alla prossima, ciao ciao!